Siamo a Manduria, areale insomma centrale per il primitivo di Manduria, siamo a 3 km dal mare, quindi un po' più verso la costa, siamo qui più o meno nel cuore della nostra azienda e siamo tra in particolare una delle vigne più vecchie che abbiamo che ha oltre 95 anni di età. Quindi che dire, qui c'è un patrimonio che fino a qualche anno fa diciamo, era veramente notevole, estensivo, era più o meno tutta così la viticoltura, poi negli ultimi 20 anni c'è stata la grande rivoluzione per cui sono scomparse tutti questi monumenti, diciamo, questa biodiversità che c'era qui. Noi abbiamo avuto fortuna e lungimiranza nel cercare di preservarne alcuni. Il contadino di per sé, la sua funzione è quella di sopravvivere con il proprio lavoro e diciamo quando produci 20-30 quintali per ettaro con tanta fatica e ti pagano l'uva allo stesso prezzo di una normalissima spalliera che ti produce per 3 volte e tu ci impieghi un quinto della forza lavoro, è presto detto. A questo ci aggiungi al danno la beffa, nel senso che la comunità europea ha dato soldi per la riconversione e il miglioramento delle vigne e quindi la prima cosa che sono scomparse ovviamente sono state le vecchie vigne, gli alberelli, per avere una redditività maggiore. Ovviamente il problema non è stato il contadino, il problema è delle teste pensanti, quindi di chi diceva attingeva a piene mani a quest'uva qui che non ha mai tentato di valorizzare questo prodotto qui. Quindi siano essi grandi privati, siano esse cooperative, siano essi consorzi, sia qualunque esso sia, aveva il dovere etico e morale di preservare questa unicità, perché non ci dimentichiamo che questo è un grande territorio, però per renderlo grande aveva qualcosa di unico anche, non solo era grande nel potenziale, c'era qualcosa di unico che erano queste vecchie vigne. In Italia ci sono pochissimi areali che erano dotati come il Salento in particolare, cioè Sardegna e un po' l'Etna, la Sicilia. E noi abbiamo pensato bene di ridurre del 90% questo potenziale e renderci... Per assurdo è stata un po' anche la colpa, tra virgolette, del successo del primitivo, perché il successo ha cannibalizzato ovviamente l'anello debole che era quello dell'alberello, perché ripeto, che senso ha produrre 30 quintali per ettaro se poi alla fine io prendo gli stessi soldi di chi ne produce 90 quintali per ettaro, cioè non ha nessun senso e quindi sono stati estirpati. Il danno è fatto perché qui c'era una biodiversità unica, c'è un mondo veramente unico che oramai è perduto per sempre. È rimasto a pochi piccoli come noi cercare di preservare questa unicità, noi l'abbiamo fatto dal 2000, noi nel nostro specifico abbiamo cercato un po' di lavorare sull'esempio, sull'onda anche insomma, di altri areali ben più blasonati per il tempo, nel tempo che hanno avuto, tipo la Borgogna, cioè di mettere in etichetta anche la singola vigna, quindi fare dei single vineyard da questi alberelli. E purtroppo non siamo stati in questo senso seguiti, però diciamo nulla. Perché siete stati seguiti? Ma da chi ha iniziato a cercare di valorizzare insomma, questa materia Dalle prima, aziende un po' più grandi? ma aziende più grandi anche da altri piccolini, perché il successo commerciale del primitivo è più semplice vendere un super primitivo, un'unica etichetta, messaggio semplice e condiviso e condivisibile sia dai venditori sia dai consumatori, invece cercare di far capire che ogni singola vigna effettivamente merita di andare in una etichetta, non tutte le vigne ovviamente, ma ci sono alcune vigne veramente speciali che hanno un altissimo potenziale qualitativo e di invecchiamento, è un lavoro un po' più complesso, è in una seconda fase, un secondo step, che è quello che ti fa diventare grande un territorio. È inutile paragonarsi, ma vedi zona Barolo, Montalcino, zona Borgogna, quel lavoro che hanno fatto e hanno intuito, hanno cercato di imitare come esempio anche sull'Etna, con le contrade. Cioè, qua, quindi la zonazione, cioè è inutile parlare di primitivo in generale, si poteva parlare di primitivi al plurale perché c'era una biodiversità qua unica e dove veramente si poteva mettere in evidenza questa punta di qualitativa. Quindi l'Etna, le contrade dell'Etna hanno imitato queste, diciamo, cioè fare vino da singola vigna, mettere in evidenza questa biodiversità sicuramente è il secondo step se vuoi dimostrare la prova provata della grandezza di un territorio. Il vino generalmente del sud, in particolare della Puglia, la Puglia è sempre stato il serbatoio dell'Italia e della Francia del vino sfuso.
E le tre, infatti, a dimostrazione di questo, noi facciamo un'etichetta che è un po' un remake di un vino già esistente, nel senso pochi sanno, neanche gli stessi pugliesi, che in Puglia c'è il Malbec. Infatti quando vedono la nostra etichetta Malbec scritto alla pugliese con la K, tutti pensano, omaggio esterofilo, la moglie, l'enologa, nonché comproprietaria dell'azienda australiana, quindi un omaggio esterofilo, assolutamente nulla di più falso. I francesi hanno portato in Puglia, nel Salento in particolare, il Malbec perché erano i più grossi acquirenti di vino sfuso dalla Puglia, e quindi quando c'è stata la fillossera, c'è stata necessità di rifare gli impianti, hanno suggerito quello che a loro serviva, e cioè il Malbec, che non maturava più a Bordeaux e poi era andato anche nelle zone sud. E tant'è che la diffusione era legata al mezzo di trasporto, nel senso che gli areali erano Squinzano-Lecce, Manduria e zona Casteldelmonte, perché erano i posti dove via mare, Porto di Gallipoli di Taranto, e via ferrovia, zona Casteldelmonte, il vino partiva per la Francia. È chiaro che quindi c'era uno sviluppo, ma ti dirò di più, in Puglia, a Manduria c'era una tradizione tipo borgognona, nel senso non si vendeva uva. Il contadino trasformava nei palmenti, ce n'erano tanti a Manduria, che era il luogo praticamente delle piccole cantine, dove trasformava la propria uva e dava il campione al mediatore, che in base alla qualità del vino valutava anche il prezzo. Ed era una cosa spettacolare, perché un conto è vendere uva, un conto è vendere vino, perché produrre uva per fare il vino. Perché quando produci solo uva il tuo lavoro finisce a settembre, hai vendemmiato, non hai più affanno. Quando invece il tuo lavoro è legato, quell'uva è legata ad un vino che tu devi fare, e il valore è legato al valore del vino, è chiaro che le cose cambiano, e quindi c'era effettivamente un grande potenziale a Manduria. Poi ovviamente con la crisi anni 70, anni 80, poi col metanolo, insomma c'è stato veramente un disastro e tutto è andato a ramengo. Poi c'è stato la corsa alla quantità, perché era l'unica che, in un certo senso, l'unica arma che aveva il contadino per garantirsi un reddito, ridurre i costi e aumentare la produzione. Sì, no, nel senso che l'economia di scala qui era data dalla quantità, e da un certo tipo di prodotto che doveva dare colore e grado ad altri vini. Insomma. La grandezza e la bellezza di un territorio è data anche dalla molteplicità di offerte. Nel senso che ci deve essere l'orefice, ci deve essere l'artigiano, ci deve essere la via di mezzo, ci deve essere anche il grande. Non esiste tutti grandi o tutti piccoli, perché non funziona così. Perché non ci dimentichiamo, alcuni territori sono stati resi grandi dai grandi, che hanno avuto la lungimiranza, dopodiché ci sono stati i piccoli che hanno fatto il lavoro di cesello, hanno fatto vedere la grandezza, hanno messo in evidenza ovviamente le peculiarità di quel territorio. Quindi non è grande e brutto, è il demonio, piccolo e bello per forza. Io non ragiono in questi termini, però ragiono in termini di, ripeto, sfaccettatura di un territorio. E quindi non è possibile però che quando vai a una degustazione di Primitivo, su 100 campioni, non voglio dire tutti e 100, ma 95 sono delle fotocopie l'uno dell'altro. Questa è la morte di quel territorio, nel senso che nel momento in cui quel vino non andrà più per un motivo qualunque, cioè non è più legato a un territorio, ma è semplicemente legato a una proposta commerciale che fa una ricetta che funziona. Non voglio dire il nome di una bevanda nota di cui c'è la ricetta segreta, ma siamo arrivati a questo assurdo, nel senso che è un vino fatto a una certa gradazione, con un certo colore, con un certo residuo zuccherino, una certa frutta di cui è dotato il Primitivo, funziona, formula che vince, non si cambia, e quindi su 100 campioni tu troverai 95 che sono fatti tutti nella stessa maniera. E questa, ripeto, slega concettualmente quel prodotto dal territorio, perché è un prodotto riproducibile in qualunque altra parte del mondo, non solo dell'Italia e della Puglia, in qualunque altra parte del mondo. Oppure è una corsa a tutti fare la stessa cosa, quindi si sta piantando Primitivo in Puglia, da Santa Maria di Leuca a Marina di Lesina, fuori Puglia, dappertutto. Cioè, quindi vai a slegare, non riesci a dare un valore aggiunto o una tipicità, una peculiarità a quel vino legandolo a un territorio. E quella è la cosa sbagliata, non è grande o piccolo. La Puglia è dotata per fare vini nel senso buono commerciali, nel senso che c'è sempre una piramide, non tutti possono fare la punta della piramide, perché sennò non sarebbe più una punta, né tutti devono fare una base, perché sennò non sarebbe più una piramide, sarebbe un parallelepipedo piatto, insomma, né più né meno. Però la diversità della proposta sicuramente rende interessante, appetibile e grande un territorio, se ha la potenzialità per esserlo, ovviamente. E l'areale di Manduria in particolare, ma comunque del Primitivo di Manduria, aveva questo grande potenziale, ce l'ha ancora, ma purtroppo abbiamo perso un'opportunità che era quella delle vigne vecchie, che non ci dimentichiamo, cioè chiunque ha delle vigne vecchie, anche su un vino base, lo scrive, cioè Velle Vene, Old Vines, qualunque termine, perché è veramente un valore aggiunto. Invece qui è stato non solo snobbato, è stato ignorato, ma addirittura è stato cancellato
smontato con un colpo di spugna. Alberello Pugliese è una struttura autoportante fatta nei decenni, nel senso che questa è una vigna di oltre 95 anni di età e potete vedere ogni taglio corrisponde a circa un anno di età, quindi le branche più è alto perché non è stato stroncato, più ovviamente è sinonimo di tempo che è passato. È una forma autoreggente, questo in particolare è un alberello sciolto perché poi esiste l'alberello poggiato con un palo e 1/2 fili, noi invece lo lasciamo sciolto che è più complicato perché adesso lo vedete ci passiamo liberamente, ovviamente in piena estate essendo sciolto non lo leghiamo neanche, lo lasciamo libero di crescere, quindi di espandersi. Ed è una forma peculiare della vecchia viticoltura, cioè in particolare qui nel Salento la dotazione standard di un agricoltore era una pecara, una mutozappa e una pompa di spalla di rame. Noi non abbiamo cambiato molto in questa dinamica, nel senso la pompa a spalla è stata sostituita da un atomizzatore a spalla che pesa un po' di più però è più efficiente. Queste vigne che di per sé hanno già una loro capacità di resistere anche alle crittogame, alle ampelopatie più comune, più dannose, acquisiscono questa resistenza proprio perché acquisiscono una specie di intelligenza e memoria di quello che accade, che è accaduto in 90 anni, quindi loro sanno già adesso che tipo di annata verrà, cioè se sarà già sì, noi lo capiremo dopo, in base a quando leggeremo la vigna, ma la vigna sicuramente ha un'abilità molto maggiore rispetto a noi a interpretare l'annata e questo è il valore aggiunto della vigna vecchia, che ha una capacità di adattarsi e di resilienza maggiore, specie negli ultimi periodi dove abbiamo delle annate estreme o troppo siccitose o troppo piovose, loro reagiscono molto meglio, una vigna più in equilibrio, una vigna più resistente e ti dà un'uva sicuramente molto ma molto più complessa rispetto a una vigna più giovane. Come vedete sono delle sculture, sono tutti diversi l'uno dall'altra, io le chiamo le ballerine perché specie quando cominciano a crescere hanno queste, sembrano veramente delle danzatrici, ma dipende, ma non vai mai oltre il chilo, chilo e mezzo per ceppo, questo è veramente giardinaggio estensivo, qui siamo mediamente a ettaro intorno ai 20-25 quintali per ettaro, questa è la media che si ha diciamo negli anni. L'anno scorso c'è stato il picco più basso perché c'è stata una primavera molto fredda che ha condizionato proprio la fertilità delle gemme e quest'anno speriamo che domani ci aspettiamo una gelata, speriamo non ci faccia troppi danni, insomma. Quindi è sempre un po' il lavoro del vignaiolo che ha a che fare comunque con l'agricoltura e che non sei in un capannone, non hai mai certezze. Fino a che non porti l'uva in cantina parliamo di ipotesi di lavoro, di certezze non ce ne sono. Primitivo, caratteristiche varietali, agronomiche in generale. Allora, il primitivo è un'uva generosa, se devo dare una definizione, nel senso che è una di quelle varietà, perché non ce ne sono molte come il primitivo, nel senso che ha tanto da dire e tanto da dare. Però per contrasto può essere un po' anche il suo limite, nel senso che come tutte le cose, quando sono tante, troppe, si rischia sempre di cadere in un eccesso e quindi in una veste un po' barocca, un po' caricaturale di se stessi, e questo è il vero rischio del primitivo ed è quello secondo me la deriva che ha preso, ma è un giudizio assolutamente personale. Da un punto di vista agronomico è stato ovviamente selezionato nel passato per la sua grandissima capacità di maturare precocemente, nel senso che lui germoglia più tardi rispetto a tutti gli altri vitigni, almeno che noi abbiamo, Negramaro, Malbec, ma parecchio più tardi, anche di 2-3 settimane. Dopodiché lentamente comincia a recuperare, ti vedi che lui è più piccolo, comincia a spuntare Negramaro già bello grande, lui tutto da baldanzoso. Arrivano più o meno a fioritura quasi insieme, dopodiché quando si arriva a invaiatura, che più o meno cominciano a invaiare più o meno tutti nello stesso momento, il primitivo è un centometrista, proprio scatta. Dopodiché realmente ha una capacità per cui è stato selezionato di accumulare zuccheri, una velocità di maturazione che lo ha portato anche nella sua versione, ovviamente quella più esagerata, che era quella del dolce naturale, perché se tu lo lasci stare lui continua ad accumulare zuccheri, a differenza di altre varietà, magari quelle più internazionali come Cabernet, Merlot, dove mediamente hai 2 brix a settimana, cioè il primitivo te ne fa 3-4, e questo c'è più l'aggravante del vento, dell'insolazione, dove comunque può accelerare ancora maggiormente questo procedimento, quindi può arrivare ad alcol potenziali spaventosi.
come se ne vedono in giro. Al di là dei dolci naturali, 17, 18, si continua ancora a confrontarsi come chi lo fa più grande, diciamo è più bravo, insomma, che era un po', perché è un vecchio retaggio questo del vino che veniva pagato a grado alcol ovviamente, quindi viene riconfermato in questo senso. Per contro agronomicamente è una brutta bestia, nel senso che è veramente difficile cogliere il punto giusto di maturazione, per evitare tutte le varie esagerazioni o se è immaturo, perché lui ha una disomogeneità innata, ma anche già quando comincia a germogliare, trovi il germoglio che è a 3 cm, la gemma che è cotonosa, l'altro che comincia appena appena ad aprirsi, quindi una disomogeneità che se lo porta anche dietro a maturazione, a invaiatura, trovi il grappolo completamente invaiato, oppure sulla stessa pianta il grappolo che ancora deve iniziare a invaiare, oppure sullo stesso grappolo maturazione a livello diverso, quindi è veramente solo con l'esperienza, solo veramente standoci in mezzo riesci un po' a decifrarlo e a capire quando è il suo momento o il momento che tu prediligi ovviamente raccoglierlo, e non parliamo di vendemmiare maturo o non maturo, ma semplicemente di cogliere le sfumature che ci sono all'interno. Ha un grande potenziale da un punto di vista enologico, nel senso che appunto il suo successo, perché il primitivo anche nelle annate tra virgolette cosiddette minori o comunque nelle annate difficili, lui ne viene fuori sempre bene, nel senso ha questa sua frutta, questa sua aromaticità, è un vitigno se non aromatico sicuramente semi-aromatico, e quindi ne viene fuori con questa frutta rossa, con questa ciliegiona, con questa che riesce a dare appunto a coprire magari alcune mancanze. A differenza del Negramaro che in annate sfigate è veramente una brutta bestia, nel senso proprio sia agronomicamente sia da vinificare. Che è più scontroso, più spigoloso, più ha queste sue acidità più dure, ha questa aromaticità che da giovane può non piacere, un po' più particolare. E però quando trovi l'annata tipo la 2000, cioè l'annata per il Negramaro credo una delle migliori in assoluto, ti dà delle soddisfazioni incredibili. Però nelle annate più fredde, più piovose, il Negramaro fatica a raggiungere diciamo uno standard che il primitivo invece va in surplus, arriva direttamente. Il primitivo dipende dall'origine, come lo tratti, nel senso le linee di provenienza, come lo hai vinificato, come lo tratti, cioè l'obiettivo enologico, quindi dipende da cosa ci vuoi tirare fuori. Noi stiamo imparando, perché ripeto, noi non abbiamo visto e non abbiamo prove provate precedenti a quello, però ripeto, apri la 2001 e non è ancora buono, la 2001 è buona, è in una fase evolutiva per cui lo vorrei risentire tra altri 10 anni per capire dopo 30 anni quello a cui guardiamo come riferimento sono gli Zinfandel, dove tu apri veramente bottiglie di 30 anni, di 40 anni e trovi delle cose strepitose, da vigne ultracentenarie, perché lì diversamente da noi sono riusciti a conservarle e hanno dei monumenti incredibili, tutti mappati, vigne anche di 150 anni. E lì i risultati ci sono di annate vecchie che tu apri e le bevi. Però anche loro dicono non c'è un modello previsionale della grande annata, nel senso che ci sono alcune annate che non consideravi eccezionali, le vai a rivedere dopo veramente un tot di anni e sono incredibili. Altre annate che tu immaginavi e pensavi fossero fantastiche come longevità, come potenziale evolutivo. Il vino nobile pugliese era da Negramaro, ma perché c'era stato ovviamente il grande Severino Garofano che aveva immortalato alcuni campioni di Negramaro come il Patriglione, insomma come il Graticciaio, dove hai delle bottiglie anni 80 che oggi bevi in una maniera incredibile. Negramaro giovane ha questo un po' più rude, nel senso appunto spigoloso, ha questo retrogusto amaro, non a caso si chiama anche Negro Amaro, e evolvendo, ma già dopo qualche anno viene fuori più un floreale, una viola, una scorza d'arancia, insomma, però uno di primitivo che parla di Negramaro è bella. Comunque noi adoriamo, ci piace tantissimo il buon Negramaro. Quando è venuto, infatti facciamo una delle etichette che facciamo è un blend, un uvaggio di Negramaro con primitivo 50-50, perché insieme vanno benissimo, perché si completa, hanno degli aspetti diversi l'uno con l'altro, abbastanza complementari, cioè il primitivo appunto questa frutta primaria, questa aromaticità di frutta rossa, questa avvolgenza. Il Negramaro è più verticale, più spigoloso, più ritroso, ha più bisogno di anni per esprimersi e poi dopo qualche anno comincia a prendere predominanza. Vino naturale, vino biodinamico e usato vino artigianale. Allora, artigianale è una questione legata alla dimensione di un'azienda e a come opera. Faccio fatica a definire un'azienda che fa 1 milione di bottiglie artigianale perché lo farà bene, lo farà correttamente, però l'artigianalità è legata proprio a una questione di operazioni, di numero di operazioni, di numero di addetti, a dimensioni proprio. Quindi se dice artigianale è semplicemente per escludere un'azienda tra virgolette più industriale o comunque più strutturata, più grande, quindi non vuol dire nulla.
Naturale e biodinamico. Naturale è una parola troppo ambigua, troppo grande. Domani abbiamo un webinar proprio su questo dove mi hanno invitato a parlare di questa cosa, perché c'è stata a livello europeo il rifiuto della possibilità di scrivere in etichetta vino naturale, quindi della categoria del vino naturale. Io personalmente, questa è un'opinione assolutamente personale, vino naturale cioè il naturale è un termine per me troppo ambiguo, nel senso che si presta a tutto e a qualunque interpretazione, nel senso che per chi è contro questa definizione dice il vino tutto è meno che un prodotto naturale, nel senso che se tu lasci fare alla natura è aceto quello che viene fuori, o se lasci l'uva, cioè il vino è già di per sé un prodotto antropizzato, cioè nasce dall'unione, dalla volontà dell'uomo di tirare fuori qualcos'altro da quel prodotto. Cioè, perché altrimenti mangerei uva, oppure se rimane sul ceppo, lo scopo primario della vigna è quello di autoprodursi e quindi dal seme riprodurre altre vigne. Quindi questa naturalità legata al fatto del procedimento effettivamente è un po' una contraddizione in termini. Se per naturale intendiamo una cura che non è artigianale, perché artigianale ho detto è un po' deviante, però sicuramente una cura particolare legata alla propria vigna, al proprio territorio, al proprio terreno, e quindi la stessa cura tu la riporti nella trasformazione, dove avendo avuto, se il risultato, se hai fatto un buon lavoro, i compiti fatti bene in vigna, tu non avrai necessità di tirare tutta una serie di pratiche enologiche più o meno invasive, o di mettere in atto tutta una serie di procedimenti per preservare quel prodotto in trasformazione, nel senso che l'uva, se è sana, se è buona, se è fatta bene, se viene poi da un grande territorio, con una fermentazione spontanea tirerà fuori un grande vino. Quello per cui rimango perplesso, è quando uno mi presenta davanti un prodotto evidentemente difettato, con problemi, che io non augurerei bere neanche al mio peggior nemico, e dice ma questo è naturale. No, questo è quello che ti è venuto fuori senza fare molto, senza fare niente. Cioè, lì cambia la prospettiva. Faccio sempre, con la frutta e con la verdura è più facile da comprenderci. Se uno mi mette davanti una mela bacata, brutta, e dice ma questa è che tu la prova a darla al cane, e quello mi guarda in cagnesco, come si suol dire, dice ma che me stai a dare? E però dice ma è naturale. No, quello è quello che tu magari neanche hai raccolto dall'albero, è caduta da terra, l'hai presa e la vuoi spacciare come un prodotto assolutamente che ti fa bene, naturale. No, lì non hai fatto niente, hai lasciato fare alla natura quello che viene. La biodinamica è un'altra cosa. La biodinamica ti impone di fare delle cose, cioè è una pratica agricola. E la risposta, l'abbiamo detto recentemente, è la risposta più completa e più complessa alla semplificazione, alla banalizzazione del sistema agrario, dove si è cercato di sostituirci a quelli che sono, di scoprire, di sostituirci ai meccanismi naturali, quindi c'ho una carenza di azoto, do azoto, c'ho una malattia, faccio il trattamento. La biodinamica invece ti impone di affrontare il problema in maniera totalizzante, guardando il problema a 360 gradi, quindi cercando di mettere nella migliore predisposizione il terreno, quindi la coltura che hai su quel terreno, e quindi di avere meno problemi già in partenza. Quindi un prodotto biodinamico è sicuramente più bello, più buono, e ti fa anche bene rispetto a un qualunque tipo di prodotto convenzionale e o biologico, perché l'altra confusione è col biologico, perché il biologico non è altro che un convenzionale usando prodotti non di sintesi, però ragioni con le stesse categorie mentali e lo stesso approccio agronomico, cioè ho un problema, ho il prodotto per risolverlo, ho carenza d'azoto, invece di dare il nitrofosca, giusto per fare pubblicità alla Bayer, gli do dell'ammendante, dell'azoto di origine animale, cioè né più né meno. Invece la biodinamica ti sgancia da alcuni meccanismi e sicuramente fa di te un migliore agricoltore nel caso del nostro vignaiolo, e sicuramente un vignaiolo più attento e più sensibile a quello che accade nella tua vigna. Questo ti impone di essere più presente ovviamente nel vigneto, perché tu ti accorgi di quello che sta accadendo nel momento in cui accade, non quando dopo vai a vedere c'è un problema e cerchi la soluzione. Ho la febbre, prendo l'antibiotico, senza manco sapere se realmente ti serve l'antibiotico. Nella comunità europea si ragiona, perché quando di agricoltura, quando le leggi, quando l'agricoltura deve essere inquadrata da un politico, ci si sbaglia sempre, perché è una materia talmente sfaccettata, cioè ripeto, hai a che fare con qualcosa di vivente, di molto pratico, per cui quando cerchi di sintetizzare il tutto con una norma ti sfugge
poi quello che realmente vuoi andare a sintetizzare, perché per la comunità europea o è bianco o è nero, e quindi siccome la parola naturale non è né bianco né nero, per evitare di essere bianco o nero dice no, non si può fare, punto. Questa è la mia, ripeto, personalissima interpretazione. Demeter non è l'essere perfettissimo e supremo, infatti si pone a molte critiche, ma comprese le mie personali, dove la Puglia, in particolare Salento, non è noto per le verdi vallate dove pascolano mandrie di bufali allo stato brado, quindi imporre a me una mucche o cavalli o altra roba sicuramente non ha senso, perché poi io arrivato a fine maggio-giugno dovrei andarmi a comprare del fieno di origine biodinamica che ovviamente non troverò, quindi c'è tutta una serie di meccanismi. Sì, questo è quando cerchi di applicare una ricetta che è un concetto orribile, cerchi di porre in essere, di ridurre tutto a una ricetta, ma questo è un po' un problema generale delle certificazioni, dove cercano di certificare un protocollo, ma non si preoccupano di certificare invece il prodotto. Noi quello a cui ci ispiriamo è la biodinamica portata avanti da Alex Podolinsky, infatti ovviamente che ha dormito un paio di giorni anche a casa nostra, quindi è stato lì, si era innamorato di Anton, del nostro piccoletto, quando veniva è stato lì, e lì, come ti dicevo prima, con gli australiani c'è poco da scherzare, è tutto molto più pratico, si basa molto più alla sostanza, e lì è stato messo in piedi tutto un discorso di certificazione che è di verifica fatta tra agricoltori, cioè lì c'è un'associazione biodinamica che funziona, c'è un mercato fatto anche dall'associazione biodinamica dove tu vai a verificare la qualità del lavoro posto in essere, che è quello che è il presupposto per cui tu hai un prodotto ovviamente biodinamico e non solo certificato biodinamico, perché ho dimostrato di aver fatto delle cose, quindi me lo devi comunque certificare. Il nostro incontro con Steiner è stato traumatizzante, ma sì, ma noi non abbiamo, siamo passati alla biodinamica per fede, assolutamente. È nato perché è stato un po' casuale, se ne parlava tra amici di agricoltura biodinamica, poi abbiamo frequentato, perché qui a Manduria, non chiedermi perché e per come, ma c'è un'associazione da 25 anni di scuola Waldorf, dove abbiamo poi portato i nostri figli, ma non perché non sapevamo manco cosa fosse la pedagogia Waldorf, quindi di origine, quindi sempre portata avanti da Steiner, ma perché dopo aver fatto il giro di tutti gli asili, l'unico che sembrava veramente un asilo era questo qui, poi abbiamo scoperto tutto un mondo che era questo qui, e qui c'era una locandina dove si faceva un primo corso di biodinamica per agricoltori, e sono andato, e si teneva in Basilicata. Poi avevo letto ovviamente un paio di manuali, di quello di Joly, e anche avevo cominciato a leggere le conferenze di Steiner, dopodiché ho detto vabbè, ok, mi avevano regalato il libro di Joly e sono arrivato a stento in fondo solo per rispetto alle persone che me l'avevano regalato, perché l'ho chiuso, ho detto ok, io faccio altro. Noi siamo sì vignaioli, quindi che io considero la nobiltà dell'agricoltura, nel senso che ti rendi un po' indipendente, sono tutti fighi, bravi, belli, come adesso fare lo chef, tutti belli, fighi. Però noi siamo agricoltori, e quando tu parli di agricoltura ad un agricoltore devi parlare da agricoltore. La rava, la fava, la luna, le stelle, tutto quello che vuoi, ma tu devi parlare di risultati innanzitutto e dire guarda, vedi come sta la mia vigna. In un'annata come la 2005 o la 2014, dove c'era gente senza foglie, non aveva non solo uva, tu venivi qui a settembre, sembrava pieno inverno, con i tralci senza foglie per la peronosma, c'era un disastro, e noi avevamo le vigne assolutamente, sembravano prese da un altro continente, completamente, non voglio dire sane e perfette, ma sicuramente stavano in buono stato. Allora, quando uno ti guarda e dice ma come hai fatto? Allora dici vieni, ti faccio vedere, cioè devi parlare da agricoltore ad agricoltore e devi parlare di agricoltura, quindi devi parlare da maniera assolutamente pratica, che è stato quello che ci ha fatto quando siamo incrociati con Podolinsky, cioè lui parlava di agricoltura, ti diceva cosa dovevi fare, come lo dovevi fare e perché lo dovevi fare e il risultato a cui dovevi arrivare. E di questo parli. Se cominci a parlare, ripeto, del mese intere, del calendario, prima cosa parla del calendario biodinamico, quali sono affinamenti a cui tu ci arrivi o ti ci portano, ma prima devi parlare di agricoltura, si fa così, così e così, perché così, così e così, per avere questo risultato. E devi avere il risultato, perché se poi parli sono solo chiacchiere, quindi ovviamente l'agricoltore non ti seguirà mai, o comunque si renderà conto di cosa stai parlando, che è il vero problema, perché molto... Ho detto prima, volte ci faccio, ma ci sono. Cioè io divido veramente un po' il mondo in chi ci è, chi ci fa. Molti ci fanno in questa mega categoria dei vini naturali. E ti rendi conto quando poi ci scambi, ci stai a chiacchiere, quando parli di agricoltura.
lì poi cade tutto un castello, perché sì, è bello naturale, ma naturale non vuol dire non fare niente, cosa viene, no, tu invece devi porre in essere tutta una serie di pratiche agricole che mio nonno sicuramente già faceva, non dico che faceva il cornoletame, ma sicuramente la coltivazione in tempera era un concetto che mio nonno aveva, che mio padre non aveva più già, parliamo di un uomo che è nato nel 27, perché l'aveva disimparato, perché la chimica gli aveva dato tutte le opportunità per giocare al piccolo chimico. Perché che problema c'è? Voglio aumentare la produzione, gli do l'azoto, fa niente che poi marciume acido non raccoglieva niente lo stesso, però vedeva tanta uva. O la peronospora, gli do l'antibiotico, poi non serve più. Poi mio padre era dell'epoca in cui dice quant'è la dose? 1,5 kg? Facciamo 2 kg, è meglio. Non si sa mai. C'è delle aberrazioni che ci hanno portato fino quasi adesso, poi c'è man mano una coscienza è venuta fuori. Cioè, questo è il discorso, quindi tutto nasce dall'agricoltura e tu ti devi porre in modo da fare le cose migliori per il tuo prodotto, qualunque esso sia, per la tua vigna nel nostro caso. Avevamo assaggiato vini di produttori biodinamici italiani e esteri che erano veramente buoni e quando ci siamo trovati ad avere la fortuna di assaggiare l'uva da cui venivano quei vini, era sempre la migliore uva rispetto a qualunque altro tipo di allevamento, fosse biologico, fosse convenzionale. Quindi noi avendo quel parco vigne così importante, storico e vitale per noi, cioè vigne all'epoca avevano 80 anni, che adesso arrivano a 100 anni, per noi è stata una scelta per farle stare meglio, per preservare quel parco di vigneti che abbiamo. Cioè abbiamo 13 ettari di alberello e noi lo sentiamo non solo come un punto d'orgoglio, ma anche come una responsabilità. Il nostro primitivo non era primitivo perché non puzzava. Parliamo del 2002, parliamo della preistoria, ovviamente, dove non c'erano punti di riferimento. E ha detto, ma perché dice non è primitivo? Dice no, perché appunto è tipico del primitivo la puzza. Perché io mi dovevo giustificare perché non aveva. Poi è successo il contrario, dice no, ma tu non fai bene perché i tuoi vini non puzzano. No, ma scusate, cioè, fatemi capire, se puzzano è un problema degli altri, non è un mio problema. Cioè è chiaro che c'è un'esasperazione di cose, cioè io lo continuo. Di solito quando si parla di biodinamica la conclusione è qual è il vino più famoso al mondo biodinamico? Romane Conti. Allora sfido chiunque a dire quel vino puzza, sa di ridotto. Per chi l'ha assaggiato o ha assaggiato una bottiglia vera e non falsa di Romane Conti, che è l'altro grosso problema. Io lo dico sempre, il naturale, chiamiamolo così, è un lusso che ti puoi permettere se conosci esattamente quello che sta accadendo, mentre sta accadendo. Perché se no è un'improvvisazione e torniamo alla serie della mela, quello che viene, viene. No, quella è un'altra cosa. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che si parla sempre di profittabilità, quindi mancanza di profittabilità di una vigna, di ridurre i costi e poi si parla sempre che per rifare una vigna la Comunità Europea concede 15.000 euro a ettaro e non sono pochi per rifare la stessa vigna. Non solo, ti impone poi di farla in 3 anni, che è un'altra aberrazione agricola, nel senso che io estirpo e entro 3 anni devo rimpiantare quella vigna nello stesso posto se non ho altro terreno disponibile dove porre quel diritto di rimpianto. Quindi con la profittabilità a 15 anni, ma nel nord foggiano, nel Foggiano e nord Puglia, dove si arriva a esagerazione di 400 quintali per ettaro, la struttura non invecchia rispetto alla vigna, quindi entrano, estirpano col mini escavatore la pianta e rifanno un impianto nuovo lasciando la struttura esterna. Si è arrivata a questo dopo 15 anni, perché se comincia a produrre solo 200 quintali per ettaro non è più remunerativa. Qui dopo 15 anni c'è già chi fa domanda di estirpo. Che si tratta di sfruttare la vigna finché va, perché già dal secondo anno, per non dire dal primo, già si tende a farla produrre in maniera esagerata. Adesso dal secondo anno si inizia a produrre allegramente 30-40 quintali, forzature, coltivazione su coltivazione, concimazioni azotate spinte. E chiaramente è come a un bambino a 3 anni, a 4 anni gli metti un carico, magari man mano già gli metti 10 kg sulle spalle e lo fai camminare. Poi man mano che cresce a 20 kg, 30 kg, 50 kg, questo a 20 anni sarà l'equivalente di un uomo di 60 anni, di 80 anni, cioè è chiaro, la sua vita, la sua aspettativa di vita sarà molto più breve. E invece noi siamo esattamente al contrario, noi facciamo l'entry level, il mezzanotte, dalle vigne più giovani, figlie dei nostri alberelli del primitivo, che hanno adesso 15 anni. In altri comuni ci fanno le riserve da vigne di 15 anni, cominciano a fare del Brunello, noi facciamo il vino base, ma perché abbiamo la fortuna di avere vigne che vanno da 45 a oltre 95 anni di età, la vigna più vecchia è del 1920.
quindi quello è un lusso che proviamo a tenerci stretto stretto. A livello territoriale in Puglia molti pongono l'accento sempre su Gioia, Manduria, Salento, cioè questa specie tra virgolette di differenziazione che a mio parere è modestissimo, sì è vero è all'interno latitudine, però a me diverte comparare alcune volte le temperature fra Gioia del Colle e Manduria, devo dire sinceramente tutte queste differenze non è che le vedo, non sono giustificabili con questa l'altitudine, insomma, non mi sembra, anche perché per fortuna qui nel Salento abbiamo sempre la ventilazione dei due mari, quindi nord-sud, che è un toccasana che è veramente un bel beneficio, che gioca anche a creare una certa escursione anche in estate. Quindi io mi rimango scioccato quando leggo le temperature in tutta Italia, quando vedo Bolzano 40 gradi e dici da noi 30 gradi. Cioè, invece nell'immaginario collettivo con chiunque parli, più a sud vai, cioè noi dovremmo avere 50 gradi. Se Bolzano ha 40 gradi noi dovremmo avere 50 gradi. Non funziona così, ok? Poi ci sono studi dove c'è tutta una rivalutazione dove non è importante dei vini di altitudine, ma sicuramente il discorso anche appunto della ventilazione, delle temperature, dell'escursione anche legate appunto alla pianura. Noi siamo a 3 km dal mare, quindi abbiamo i benefici in questo senso. Le differenze tra i vari primitivi io le intravedo più su un esercizio stilistico dei vari produttori, nel senso che, ripeto, se prendiamo oggi la gran parte dei primitivi, io faccio fatica a trovare differenze tra i vari areali, nel senso che c'è un'omologazione che per me, l'ho detto, è la morte assolutamente commerciale di un determinato prodotto. E la differenza qual è? È quello che abbiamo perso, il patrimonio, le selezioni massali, perché prima non è che andavi dal vivaista, compravi la barbatella e la piantavi, tu, io, in qualunque posto era tutto uguale. Prima ogni contadino si faceva le sue selezioni, quello che lui considerava per lui fosse più buono, magari quello acino più spargolo, quello che produceva di più, quello che aveva più colore, più grado, ognuno aveva il suo parametro e quindi avevi quasi un corredo quasi familiare se non di cloni, quantomeno di biodiversità, quindi di biotipi di primitivo. E lì abbiamo la prova provata dove, essendo noi in pianura, stesso terreno, terra rossa su roccia calcarea, poca terra, molta roccia, come infatti lo scavo della cantina ha dimostrato, che è un areale molto simile perché è una murgia, infatti si chiama murgia tarantina, un pezzettino arriva fino da noi e non è molto diffuso, e l'unica variabile, perché stesse cose vengono fatte in vigneto e in cantina, l'unica variabile è l'origine del vigneto, erano di due proprietari diversi, Old Vines e la signora sono stati selezionati da vigne diverse e danno un prodotto, ma già assaggiando l'uva questo lo ritrovi. Cioè, quando passi da una vigna all'altra ti rendi conto, perché la signora ha dei gusti, ha proprio più liquidizia, più frutta nera, Old Vines invece più frutta rossa, ed è quello che poi ritrovi nel vino, perché non inventi niente. Per questo dico, fare vino naturale significa esaltare quello che tu hai e cercare di mettere le differenze. Mettere in evidenza le differenze. Per noi sarebbe stato più semplice fare un unico super primitivo, un unico messaggio semplice, il neurone va lì, quello è il costo, felici, sarebbero stati contenti i venditori, i rappresentanti, felici chi lo beve. Invece noi abbiamo ragionato in maniera completamente diversa, cioè quella di mettere in evidenza le differenze, cioè far vedere le differenze dei primitivi. Il bello del vino è la soggettività, ovviamente, perché altrimenti ci sarebbe solo un grande vino e tutti gli altri resterebbero a casa, si venderebbe solo un vino. Invece è bello proprio perché c'è una soggettività di fondo, per cui io ricerco alcune cose sia come produttore sia come bevitore nei vini